Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Tincao e questa è la masterclass di Power Pivot. Allora, nella scorsa lezione abbiamo visto una formuletta che iniziava ad essere un po' complessa, no? Quindi la funzione summarize. E praticamente abbiamo visto che in Excel comunque dobbiamo sempre avere una misura in uscita, quindi un valore e non un risultato di una tabella, no? Però se le misure cominciano a diventare complesse, può risultare difficile in Excel riuscire a realizzare certe misure perché bisogna tenersi sempre un po' tutto a mente, no? Allora ho pensato di introdurre questa lezione in cui andiamo ad installare il DAX Studio, che è uno strumento che ci permette di vedere il risultato man mano che costruiamo la formula e andremo a vedere come collegarsi con DAX Studio al modello di Power Pivot che abbiamo in Excel. Allora, prima di tutto andiamo sul nostro browser, andiamo tranquillamente su Google, facciamo un bel DAX Studio. Poi andiamo qui e qui c'è proprio il sito, quindi daxstudio.org. Noi apriamo il nostro sito e ecco che andiamo a scaricare appunto l'installer che è piccolissimo, vedete che sono 8 mega. Una volta che l'abbiamo scaricato, lo avviamo, lo facciamo, installiamo come volete, installazione per tutti gli utenti. Adesso qua ha flashato un attimo di nero perché c'era la conferma di Windows e ho detto sì. Qui facciamo un bel accetta, qua decidiamo dove installare il software e qui facciamo anche l'installazione dell'add-in di Excel. Questo è importante perché questo ci permette poi di collegarci al Power Pivot dei nostri file Excel. Quindi facciamo next, sempre next. Qua possiamo fare un collegamento sul desktop se lo vogliamo, facciamo sempre next e installa. Perfetto, praticamente ora noi abbiamo installato il nostro DAX Studio. Vediamo che launch DAX Studio, se noi facciamo finish, lui ci apre direttamente il programma. Adesso chiudiamo il browser e ecco che praticamente qua si è aperto DAX Studio, no? E allora lui qua adesso vuole il percorso per collegarsi a un server tabulare piuttosto che potersi collegare a un modello di Power BI, perché si può collegare anche a quelle cose lì, piuttosto che a un modello di Power Pivot, che però vediamo che sono disattivati. Sotto abbiamo delle opzioni per il tabulare, perché se lo apriamo così ci permette di collegarci solo qua. Come si fa quindi a collegarci con DAX Studio al nostro modello di Power Pivot se qui non mi lascia flaggare l'opzione? Allora, per prima cosa chiudiamo il nostro DAX Studio. Chiudiamo anche questo file che non ci serve più e prendiamo ad esempio la lezione che abbiamo fatto l'altra volta, quindi prendiamo la summarize. E quindi qua praticamente abbiamo aperto il nostro file di Excel col modello di dati che avevamo praticamente creato nella precedente lezione, dove praticamente all'interno del modello di dati che cosa abbiamo? Abbiamo solo una singola tabellina. Il nostro modello per questo specifico file contiene solo una tabellina, quindi non c'è uno star schema intorno. Come facciamo adesso a collegarci a DAX Studio? Se io adesso che ho aperto il file apro DAX Studio, sono praticamente nella stessa situazione di prima. Quando io apro, comunque lui non mi vede il modello, perché non è così che si fa a collegarsi. Per collegarsi con DAX Studio, dopo l'installazione vediamo che qui compare praticamente il menu componenti aggiuntivi. Eccolo qua. Quindi se io clicco qua, praticamente DAX Studio si apre e si connette. Se questo menu qui non è comparso dopo l'installazione, significa che qualcosa è andato male in fase di installazione, quindi eventualmente lo disinstallate, lo reinstallate e eventualmente riavviate anche il PC che non gli fa mai male. Controllate magari anche che nel menu file opzioni su personalizza barra multifunzione questo menu poi comunque si attiva, perché se lo disattivo qua mi sparisce ovviamente sui componenti che ho fuori in Excel. Quindi dicevamo, se noi adesso clicchiamo qui sul bottone di DAX Studio, vedete che si avvia DAX Studio e qui tra poco compare la finestra, eccola qua, e questa cosa qui del Power Pivot Model si è abilitata e vede esattamente il nostro file che si chiama L33 Summarize. Se io adesso ci faccio un bel connetti, praticamente DAX Studio si è connesso, vedete, in questo file qua a questo modello qua. E se io estendo questa tabellina vedo esattamente tutti i campi, ok, che vedo anche in Excel, sono praticamente sempre gli stessi campi che vedo in Excel, comprese le misure che abbiamo creato nella precedente lezione. Quindi, che cosa ci portiamo a casa da DAX Studio in questa lezione? Due cose importanti. Allora, ci sono diversi strumenti, ma li vedremo magari nel tempo, faremo qualche altra lezione dove andremo ad approfondire un po' tutti gli strumenti di DAX Studio. Però una delle cose più interessanti che ci dà DAX Studio per Excel, insomma, che poi è uguale anche a Power BI, perché anche lì si può utilizzare DAX Studio, però insomma
Dove ci viene d'aiuto veramente su Excel è ad esempio il Query Builder. E qui è una cosa interessante perché se io mi tiro giù questo campo qua e poi mi tiro giù anche la quantità, ok? E poi gli dico, guarda, questi due campi qua li voglio filtrare per la famiglia, ok? E qua ho diverse opzioni di come posso andare a fare i filtri. Gli dico, guarda, deve contenere la famiglia L174. Poi sotto vedete che c'è anche un order by. Quando io metto un campo qua su o una misura, ok? Lui me lo ordina sempre dalla A alla Z. Se ci clicco posso anche cambiare l'ordinamento. Questo è praticamente l'ordinamento di poi come vedrò i dati in uscita che compariranno qua sotto. Praticamente qui ci sono delle schede. Output è quello che sto facendo, resulta è poi il risultato della mia query e qua mi dà lo storico che mi dice quanto ci mette a fare, ad eseguire ad esempio una query. Quindi vedo che a collegarsi a questa cosa qua, a fare questa cosa qua, ci ha messo 28 millisecondi, quindi mi dà delle informazioni anche che poi possono andare ad ottimizzare il mio codice DAX se vado a fare cose complicate. Ad ogni modo, cosa succede? Se io sono qui, premo Run Query, lui mi esegue questa query qua. E che cosa mi fa vedere? Mi fa vedere la colonna articolo e la colonna quantità. Attenzione che non è come qui che se metto l'articolo sulle righe e la quantità sui valori mi stringe l'articolo e mi fa la somma della quantità. No, è un po' diverso perché quando io vengo qua metto praticamente le colonne in DAX Studio, quindi in questo riquadro qua non ha un altro riquadro come sulla pivot, quindi lui in realtà lo vedete anche da questo caso qua, questi due numeri qua, questi due articoli sono identici, quindi lui non mi fa una somma, è come se io in Excel prendessi la quantità e la mettessi nelle righe insieme all'articolo, in modo che poi qui mi compare appunto l'informazione non aggregata, o meglio, l'aggrega però non va a fare delle somme dove l'articolo è uguale. Però, vabbè, fin qua non ci serve a tanto, però la cosa interessante è che se io poi premo su Edit Query, ed ecco qua la cosa interessante, facciamo anche un po' di zoom, compare la query DAX che DAX Studio ha costruito per ottenere il risultato che c'è qua sotto. Quindi in base veramente a quello che vado a fare, vado a togliere il filtro, ok, faccio di nuovo Edit Query, vedete che ha tolto il Keep Filter, ok, quel filtro là, e lui praticamente valuta, ok, questa espressione qua, per ottenere questo risultato. Al contrario di quello che fa Excel quando facciamo una misura, che noi in uscita dobbiamo sempre avere una misura ben definita che ci dà un risultato specifico, con DAX Studio invece dobbiamo avere delle tabelline in uscita. Quindi questo per dire cosa? Perché ci aiuta DAX Studio ad esempio a costruire la misura che abbiamo fatto nella scorsa lezione. Facciamo un altro esempio. Tiriamo via tutto da qua e ci tiriamo dentro la misura che abbiamo realizzato, ok, nella scorsa lezione, perché posso tirare dentro anche la misura, le vedete, le riconoscete con la calcolatrice. Calcolatrice scura sono le misure che avete realizzato voi, calcolatrice chiara sono le misure implicite che abbiamo ampiamente spiegato nelle lezioni passate. Se io vado qua e tiriamo giù anche l'articolo di nuovo, vedete che l'articolo qui ha solo la X, no, per eliminarlo. Invece la misura c'ha anche una matitina. Allora, se io adesso clicco sulla matitina, ok, entro praticamente sul codice di questa misura, perché sotto a questa misura noi in Excel abbiamo scritto questo codicetto qua. Ok, quindi da DAX Studio io posso vedere anche le misure come sono compilate, se ho bisogno di vederla. Adesso io ho compilato questo testo. Comunque era appunto quello che noi vediamo, appunto misure, San gestisci, eccola qua, praticamente è sempre questa qua, ok? Io l'ho copiata, l'ho messa negli appunti e adesso che cosa posso fare? Query Builder non mi interessa più, lo chiudo. Vado qui e mi copio questa misura qua e me la metto qua, no? E voi dite, perfetto, qui ci devo sempre mettere le valuate, ok? Quando io eseguo una funzione in DAX ci devo sempre mettere valuta, la valutazione di che cosa? Di quello che c'è sotto. Intanto vediamo che se io passo sopra le misure qua, vedete che qui esce praticamente DAX guide. Quando io passo sopra a row count, io vengo qua, se clicco qua, praticamente lui mi apre la guida di questa specifica funzione al quale ho cliccato. Anche qua filter, vedete, entra su filter, eccetera. E praticamente qui compare Alberto Ferrari eh, e Marco Russo con il loro sito dove c'è appunto l'enciclopedia un po' di tutte le funzioni DAX. Quindi questo è anche un altro aiuto e dà comunque anche un suggerimento di che cosa fa questa formula qua. Però adesso io come faccio ad eseguire qua? Facciamo che apriamo anche il query builder. Se io facessi run query qua, ok, questa cosa non la vado ad eseguire. Per eseguire queste query qua, ok, query builder lo chiudo perché questo mi serve solo per eseguire quello che compongo dentro qui o vedere le query di quello che compongo qui.
ma per eseguire questa cosa qua o premo il tasto F5 oppure faccio run. Adesso andrà in errore. Ok, vedete, è andata in errore, non riesce a dare, qui ho sempre il vecchio risultato, qui non riesce a dare un risultato, dice query batch complete with error listed above with many need to scroll up. Praticamente dice l'espressione specificata nella query non è un'espressione di tabella valida, vedete? Rispetto a quello che noi vedevamo in Excel la scorsa volta, che se provo ad eseguire summarize, lui mi dice non posso eseguire l'espressione perché non viene definita praticamente una misura, no? Qui compare una tabellina. Qui al contrario, se vado a definire una misura non la riesce a calcolare, non mi dà un risultato perché non la riesce ad associare niente. La misura va sempre associata poi, quando lo tira giù nella pivot, ok, la tiro sempre dentro nel riquadro dei valori e non è fatto per fare questo DAX Studio. Quindi adesso ho cancellato tutto per sbaglio, quindi no, cosa è successo? Facciamo così che la rimetto, ok, evaluate, ok. E quindi che cosa dobbiamo fare? Noi, DAX Studio ci aiuta a compilare queste cose qua. Quindi diciamo che summarize, questa la facciamo un bel tab, lo mettiamo un po' più in qua. Quindi io tolgo il row count, ad esempio, ok, perché è quello che mi definisce la misura. Togliamo anche il filter, lo rimettiamo dopo, ok. E qui che cosa ci faccio? Ci faccio praticamente solo il mio summarize. Questa cosa qua, che cosa otterrò? Una colonna aggregata per la somma del tempo di lavorazione e la colonna si chiamerà tempo lavorazione. Se io adesso provo ad eseguire questa query qua, faccio run, ecco che mi dà il risultato, vedete? Mi ha dato il risultato che è la commessa compressa, ok? E il tempo di lavorazione sommato. Se io adesso faccio un CTRL Z e ci aggiungo il filtro, ok, e faccio run query, vedete che praticamente mi ha dato il risultato di solo i record che sono maggiori di 10. Se io qua ci metto maggiore di 2 ed eseguo questa cosa qua, io vedo che cosa sto facendo. Ecco il plus che ci aiuta DAX Studio a scrivere le formule in Power PO di Excel. In Power PO di Excel non possiamo vedere il risultato man mano che costruiamo la formula, possiamo vedere solo il risultato finale. Però se dobbiamo fare dei passaggi dove creiamo delle tabelline di aggregazione, facciamo dei filtri sulla tabella e vogliamo vedere su quali dati stiamo effettivamente lavorando mentre realizziamo la formula, DAX Studio ci può dare veramente un grosso aiuto. Poi quando noi abbiamo definito la formula e andiamo nel passaggio finale, dove andiamo a praticamente a renderla una misura, ok? Questa cosa qua è l'ultimo pezzo, l'ultimo miglio, ok? Quindi quando abbiamo realizzato questa cosa qua non facciamo altro che copiarci questo pezzo, andiamo su Excel e poi mettiamo praticamente l'aggregazione rendendola appunto una misura. Un'ultima nota da fare attenzione è che qua vedete ci sono le virgole al posto di punto e virgola, quindi quando scrivete la funzione qua dovete usare le virgole, perché se andiamo in Power Pivot andiamo a vedere come vengono realizzate le misure all'interno di Power Pivot, praticamente i separatori qua di funzione sono sempre dei punti e virgole, invece DAX ragiona con la virgola, come anche Power BI ragiona con la virgola. Se noi andiamo a togliere ad esempio count row e togliamo questo, qui c'è un swap delimiter, ok, che è il formato. Quindi lui qua adesso ha messo tutti di punto e virgola, ok, però se io eseguo questa cosa qua, comunque mi dà un errore, mi dice sintassi col punto e virgola non corretta, quindi lui mi dice guarda vieni qua, metti la virgola. Se la eseguo mi dà ancora il sintassi e va avanti sul successivo. Comunque lui quando poi andate ad eseguire le cose vuole avere comunque la virgola come separatore, quindi qua dovete usare la virgola. Comunque ripeto, Power BI anche utilizza la virgola. È una cosa che si può cambiare, però se non ricordo male, adesso non vorrei dire una cavolata, è una cosa che segue poi le impostazioni che si danno al computer. C'è un posto, andrò a vederlo eventualmente, faccio una puntata apposta per questa cosa. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Spero che DAX Studio possa diventare uno strumento che vi possa aiutare appunto a realizzare formule anche più complesse all'interno di Excel, quel trucchetto che vi ho fatto vedere qua, in modo da avere appunto i vari passaggi segmentati e vedete sempre il risultato di quello che state facendo. E come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e se vorrete aiutarmi a sostenere il canale magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è qua sotto al video. Vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione. Presto, ciao!